Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. In primis, prima di iniziare con questo nuovo contenuto, tanta carne al fuoco, è uscito il calendario della Serie A 2025-2026, calciomercato Napoli, Osimhen all'Hilal, accettato lo stipendio, manca qualcosina per quanto riguarda la clausola rescissoria, doppio colpo in casa Bologna o solo Ndoye. Facciamo il punto della situazione senza tralasciare questa piccola voce Antonio Nusa, che ieri sera in Norvegia e Italia ha messo in difficoltà centrocampo e difesa della squadra di Spalletti. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale attivando la campanellina delle notifiche così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto. Se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo a mettersi in moto. Partiamo dalla situazione Osimhen, accettato lo stipendio ovviamente dal calciatore, ci si è presentati però con una cifra di 70 milioni per quanto riguarda la clausola rescissoria, che ovviamente è a 75 milioni. Quindi ci state prendendo in giro? È una situazione dove, d'accordo con stampa e giornali, cercate di portarla avanti un paio di giorni in più per vendere qualche copia e diciamo vendersi, ecco, a qualche click. Mi auguro, mi auguro che sia così, anche perché 5 milioni, se voi date uno stipendio ad un calciatore, al di là dello stipendio dato all'allenatore, Inzaghi, eccetera, vi perdete per i 5 milioni di clausola. Non credo che sia una situazione economica, ma piuttosto, diciamo, un accordo mediatico, tra virgolette, per portare avanti la zuppa qualche ora in più o qualche giorno in più per poter cliccare sulla notizia. Quindi molto probabilmente Osimhen andrà in Arabia e noi incassiamo i soldi della clausola. Però questi soldi della clausola, a quanto ci fa sapere anche Gianluca Di Marzio, potrebbero essere pagati addirittura in due tranche. Quindi quell'Arabia Saudita che spendeva di qua, spendeva di là, 100 milioni, 100 milioni all'anno, il cartellino, 400 milioni per il calciatore, sembra non essere più così. Oppure ogni volta che si tratta con il Napoli vi mettete o cercate di mettervi di traverso. Speriamo di aver concluso questa situazione togliendoci poi questo dente avvelenato, perché Osimhen è sempre stato un dente avvelenato dal punto di vista comportamentale, e ci possiamo dedicare poi al miglioramento della rosa, così come ci ha fatto sapere De Laurentiis, così come sappiamo da tempo. In casa Bologna, doppio colpo o solo Ndoye? Il Bologna fissa il prezzo per Ndoye, 40 milioni. Il Napoli, a quanto abbiamo letto in questi giorni, ha offerto 70 milioni di euro per Ndoye e Beokema per prendere anche il centrale, ma sul doppio colpo diciamo che c'è un po' di stallo. Ovviamente 40 milioni per Ndoye sono tanti, sono pochi, per me sono una cifra più che giusta, visto a livello tecnico ciò che gira in Europa anche per quanto riguarda i prezzi. Vedremo poi cosa si farà, se prendiamo anche il difensore oppure cerchiamo di affondare sull'esterno. Per quanto riguarda appunto l'esterno, ieri sera c'è stata Norvegia-Italia, qualcuno di voi l'ha vista? Io ho visto il match soprattutto per vedere la Norvegia, che viene comunque descritta come una formazione normale, ma se andiamo a prendere i calciatori singoli ce ne sono molti e sono veramente veramente forti e giocatori pallone, come si dice a Napoli, tra virgolette. Infatti Gianluca Di Marzio ci fa sapere il Napoli può riprovarci per Antonio Nusa, colui che ieri sera ha messo in difficoltà mezza Italia. Alla sinistra era già in orbita del DS Giovanni Manna, che apprezza ovviamente il calciatore. Valore di mercato su Transfermarkt 28 milioni, che possono ovviamente salire fino a 30, 35. È all'Ipsia, ma non credo che si muova in questa sessione di mercato. Poi, vista anche la partita di ieri, perché il calcio di oggi è così, fai una partita alla grande e ieri valevi 30 milioni, domani ne vali 50. Se nel caso si deve affrontare il colpo, facciamolo in fretta, perché poi il prezzo dovrebbe salire e lo merita il ragazzo, perché a me piace tantissimo come calciatore. Rapido, visione di gioco, uno contro uno, non puoi assolutamente dargli 2 metri di spazio che ti mette in difficoltà e entra ovviamente nella difesa avversaria tagliandola come il burro. Quello che abbiamo visto
ieri sera, ovviamente voi mi direte, no, ma quella è l'Italia, però ieri sera che non c'è stata, io posso solo dire una cosa, Spalletti è un buon mese per andare in campagna, quindi visto che senza Aurelio De Laurentiis siete poca roba e chi schernisce Partenope paga sempre dazio, ecco ovviamente il conto salato da pagare. Una nazionale che non ha né testa né coda e per me va benissimo così perché ovviamente non puoi, non puoi essere spocchioso e diciamo non prenderti le tue di responsabilità dal punto di vista del gioco e dei risultati che non sono arrivati. Piccolo pensiero sulla nazionale che a me interessa relativamente poco, quindi torniamo ai calendari della Serie A 2025-2026 perché ho già letto calendario difficile in casa Napoli, mamma mia, ci sono 4 scontri uno dietro l'altro, così come sono le partite dal 9 novembre al 7 dicembre, ovvero Bologna fuori casa, Atalanta a Napoli, la Roma all'Olimpico e Napoli Juventus. Siamo d'accordo che sono 4 partite una dietro l'altra, ma io il punto dove andrei a cogliere è la situazione date. Dal 9 novembre al 7 dicembre si è in piena situazione Champions League e quindi avremo questi scontri, tra virgolette, con squadre di alta classifica in mezzo al gruppo di Champions League e quindi si susseguiranno partite tutte toste, è lì che devi tenere botta, non solo perché hai le 4 partite in Serie A che sono tutte, diciamo, tra virgolette difficili, ma perché avrai poi la Champions League nel mezzo e quindi lì gestire le forze con una rosa profonda e altamente competitiva, così come ha chiesto Antonio Conte, sarebbe cosa buona e giusta, situazione che potrebbe ripetersi se il Napoli ovviamente passa al turno successivo di Champions League, perché guarda caso, e io voglio affidarmi al caso, ovviamente dal 15 febbraio 22 febbraio ci sono 2 partite, Napoli-Roma e Atalanta-Napoli, nel momento in cui si potrebbero giocare poi le eventuali partite della fase successiva di Champions che sappiamo si giocano dal 15 al 25 febbraio, fine febbraio. Il Napoli avrebbe la Roma all'Atalanta, poi Verona-Napoli e Napoli-Torino l'8 marzo, con Verona-Napoli il primo di marzo. Quindi non possiamo, secondo me, esce un calendario e dire che calendario difficile che è uscito. Il Napoli ha un calendario complicato, si può solamente andare a vedere a livello di date come ci si incastra con gli incontri in Champions League, viste le situazioni che sappiamo a livello di date e di girone quando si giocano. Non sappiamo ancora gli avversari, vedremo poi il sorteggio, ma la situazione comunque partita infrasettimanale in Europa presenta comunque le sue difficoltà ed ecco quello che possiamo dire, che poi si vuole definire un calendario difficile per me è superfluo dire se è difficile o è facile un calendario perché le devi giocare comunque tutte e devi affrontare tutti gli avversari. Devi fare un girone di andata all'altezza per poi, diciamo, portarti all'inizio del girone di ritorno dove ci sono 6 partite con 4 scontri diretti e 2 abbordabili tra virgolette, ovvero l'Inter alla prima, poi c'è il Sassuolo, Juventus, Fiorentina, Genoa e Roma per arrivare al 15 di febbraio dove poi abbiamo già analizzato quella Roma e quella Atalanta a ridosso del possibile scontro Champions nel caso passi il turno. Io non mi espongo più di tanto sui calendari, ho solo analizzato questa situazione e la condivido con voi. Mi fate sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti perché chi dice il calendario è difficile per me non capisce assolutamente una mazza, visto che se vuoi competere per posizioni alte di classifica le partite le devi vincere e quante più possibili. Che un calendario difficile per esempio lo puoi esaminare con tutto il rispetto che ho per le squadre dal 14esimo in giù, lo può dire che so un Udinese, un Torino, che ho visto il calendario del Torino comunque le prime 10 partite sono
sono una guerra, tutte complicate, ed ecco che se tu sei una squadra meno attrezzata o hai solo il campionato e comunque non diciamo non il tuo obiettivo non è arrivare tra le 4 in Champions League, allora puoi dire porca miseria che inizio difficile, dobbiamo vedere come metterci e come giostrare la situazione, ma una squadra che deve puntare comunque all'alta classifica e fare una grande Champions League non può dire, né tantomeno i tifosi e né tantomeno i giornali che sostengono il Napoli dovrebbero dire il calendario del Napoli è complicato. Questo era per quanto riguarda il calciomercato, la situazione Osimhen che ci auguriamo arrivi a un'ufficialità oggi, domani, quanto prima. Sempre Forza Napoli. Ciao!